Bentornati sul mio canale, io sono Marco Roselli e mi occupo di osteopatia pediatrica. Oggi parliamo di ernia ombelicale, iniziamo subito. L'ernia ombelicale è un difetto congenito della parete addominale che colpisce il 20% dei bambini nati a termine, ma con una frequenza dell'80% nei bambini prematuri. Si ha una produzione del grasso mentale che ricopre gli organi addominali per mancata chiusura del sito dove passano i vasi ombelicali del feto, vasi che lo connettono alla placenta. Si manifesta con un rigonfiamento a livello ombelicale che si evidenzia con pianto, defecazione e sforzi, tutte quelle situazioni in cui aumenta la pressione addominale. Comunque la palpazione è morbida, facilmente riducibile e non è dolente. L'ernia ombelicale è una risoluzione spontanea nella maggior parte dei casi con lo sviluppo della parete addominale e quindi dei retti dell'addome, i muscoli retti dell'addome. L'eventuale intervento chirurgico è valutabile nelle bambine, maggiormente appunto nelle bambine, ma non prima dei 4-5 anni di vita. Il lavoro osteopatico ha l'obiettivo di ridurre le tensioni addominali, soprattutto nei bambini che soffrono di colichette e presentano quindi un addome gonfio, al fine appunto di non accentuare l'ernia. Tale lavoro può essere insegnato anche ai genitori, i quali possono proporre questi esercizi per favorire il transito intestinale, quindi aiutare il proprio bambino ad avere un addome più morbido e più sgonfio. Gli esercizi che vediamo devono essere proposti quando il bambino comunque è tranquillo e non è irritato. Il primo è la classica bicicletta, prendiamo la nostra Alice. La classica bicicletta può essere fatta tranquillamente con il bambino supino sul letto, anche un po' più comodo, oppure in braccio. In braccio la possiamo fare in due maniere, o una flessione delle due gambe verso l'addome, quindi andremo a fare un su e giù delle gambe, richiamando così una pressione addominale, o proprio la bicicletta con una flessione delle gambe, alternativamente o una per volta. Il bambino è tranquillo, non ha disturbi nel ricevere questo esercizio, questi movimenti. Mentre il secondo esercizio lo proponiamo con il bambino prono, o meglio in braccio su di noi. Noi afferriamo con la mano proprio il bacino, abbiamo un contatto con tutto il bacino, l'altra mano poggerà sull'addome, sul torace del bambino e lo stabilizza senza applicare una grande pressione, mentre la mano destra nel mio caso eseguirà come prima una flesso estensione, quindi un su e giù del bacino, cercando una piccola chiusura dell'addome. Possiamo anche mantenerla un pochino e poi ritornare, le dita ascoltano la pressione che si crea a livello addominale e quindi non siamo troppo invasivi, troppo fastidiosi. Eseguiamo sempre l'esercizio tranquillamente nel rispetto del nostro bambino. Poi possiamo eseguire anche delle classiche circonduzioni, quindi mobilizziamo. L'effetto di questi esercizi, soprattutto nei primi mesi del bambino che si muove un po' poco, è proprio di mobilizzare le gambe e la parete addominale, come se facessimo una camminata. Per il bambino consiste in questo movimento che lo aiuterà sicuramente a distendere meglio la parete addominale e quindi a sgonfiare un pochino. Se avete qualche domanda scrivetemi pure, io vi saluto, vi invito a lasciare un like o un commento sul video appena visto e ci vediamo al prossimo.